Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili, attivali dalle impostazioni. Il link al PDF è in descrizione. Metti like e iscriviti. Scrivi nei commenti l'argomento che vuoi vedere e premi il pulsante hype per dare più visibilità al video. Iniziamo. Ciao Bob, come stai oggi? Ciao Alice, sto bene, grazie. E tu? Anche io sto bene. Oggi voglio parlare di prestiti e tassi di interesse. Sai cos'è un prestito? Sì, un prestito è quando prendi in prestito denaro da una banca o da un prestatore. Prometti di restituirlo più tardi, di solito con un costo aggiuntivo chiamato interesse. Esatto. L'interesse è il costo del prestito. È una piccola percentuale dell'importo del prestito. Ad esempio, se prendi in prestito 1000 euro e il tasso di interesse è del 5%, dovrai restituire 1050 euro. Capisco. I tassi di interesse possono essere diversi. A volte sono bassi, altre volte alti. Perché cambiano i tassi di interesse? I tassi di interesse cambiano per molte ragioni. Una ragione è l'economia. Quando l'economia è forte, i tassi di interesse possono essere più alti. Quando l'economia è debole, i tassi possono essere più bassi. Ha senso. Ho sentito che alcune banche offrono tassi di interesse fissi. Cosa significa? Un tasso di interesse fisso significa che il tasso rimane lo stesso per tutta la durata del prestito. Se prendi in prestito denaro a un tasso fisso del 5%, pagherai il 5% di interesse ogni anno, indipendentemente da ciò che accade nell'economia. E cos'è un tasso di interesse variabile? Un tasso di interesse variabile può cambiare nel tempo. Se prendi in prestito denaro a un tasso variabile del 5%, il tasso di interesse può aumentare o diminuire a seconda delle condizioni di mercato. Capisco. Quale tipo di tasso di interesse è migliore? Dipende dalla tua situazione. Un tasso fisso è utile se vuoi sapere esattamente quanto pagherai. Un tasso variabile può essere più basso all'inizio, ma può diventare più alto in seguito. Penso di preferire un tasso di interesse fisso perché è più facile pianificare il mio budget. Questa è una scelta comune. Molte persone scelgono tassi fissi per mutui e prestiti a lungo termine. Cos'è un mutuo? Un mutuo è un tipo di prestito utilizzato per acquistare una casa. La banca ti presta denaro per comprare la casa e tu lo restituisci con gli interessi nel corso di molti anni. Sembra importante. Vorrei comprare una casa un giorno. Devo capire i prestiti e i tassi di interesse prima di farlo. Sì, imparare sui prestiti e i tassi di interesse è molto importante. Ti aiuta a prendere buone decisioni finanziarie. Ci sono altri tipi di prestiti oltre ai mutui. Sì, ci sono molti tipi di prestiti, ad esempio prestiti personali, prestiti auto e prestiti per studenti. Ogni tipo di prestito ha il suo scopo e le sue condizioni. Cos'è un prestito personale? Un prestito personale è un prestito che puoi usare per molte cose, come pagare una vacanza, riparazioni domestiche o spese mediche. Prendi in prestito un importo fisso e lo restituisci con interessi. E che dire di un prestito auto? Un prestito auto è denaro preso in prestito per acquistare un'auto. L'auto funge da garanzia, il che significa che se non paghi, la banca può prendere l'auto. È utile saperlo. Ho sentito parlare anche di prestiti per studenti. Cosa sono?
I prestiti per studenti aiutano a pagare l'istruzione. Se vai all'università, puoi prendere in prestito denaro per coprire le tasse, i libri e le spese di vita. Restituisci il prestito dopo la laurea. Sembra utile, ma ho sentito che i prestiti per studenti possono avere tassi di interesse elevati. È vero? Sì, alcuni prestiti per studenti hanno tassi di interesse alti, il che può renderli costosi da restituire. È importante confrontare i diversi prestiti e i tassi di interesse prima di prendere in prestito denaro. Voglio imparare di più su come confrontare i prestiti. Come si fa? Puoi confrontare i prestiti guardando il tasso di interesse, l'importo del prestito, il periodo di rimborso e eventuali spese. Un tasso di interesse più basso significa che paghi meno in totale. Dove posso trovare queste informazioni? Puoi trovare informazioni sui prestiti sui siti web delle banche, calcolatori di prestiti e chiedendo direttamente ai prestatori. Molte banche offrono consulenze gratuite per aiutarti a scegliere il prestito migliore. Questo è molto utile. Voglio essere sicuro di fare una scelta intelligente quando prendo in prestito denaro. È sempre bene fare domande e fare ricerche prima di prendere un prestito. Non affrettarti mai a prendere una decisione. Concordo. Voglio capire tutto chiaramente. Puoi darmi un esempio di come funziona l'interesse? Certo, diciamo che prendi in prestito 1000 euro a un tasso di interesse del 5% per un anno. Alla fine dell'anno restituirai 1000 euro più 50 euro di interesse. Quindi paghi un totale di 1050 euro. E se il tasso di interesse fosse più alto, come il 10%? Se il tasso di interesse è del 10%, restituirai 1000 euro più 100 euro di interesse. Questo significa un totale di 1100 euro. Capisco, tassi di interesse più alti significano che paghi di più in totale. Ecco perché è importante cercare tassi di interesse bassi quando si prende in prestito. Esattamente. Tassi di interesse bassi ti aiutano a risparmiare denaro. Ecco perché molte persone confrontano le migliori condizioni di prestito. Ho una domanda sui costi nascosti. Ci sono altre spese oltre agli interessi di cui dovrei preoccuparmi? Sì, alcuni prestiti hanno spese aggiuntive, come spese di richiesta, spese di elaborazione e penali per rimborso anticipato. È importante leggere attentamente il contratto di prestito e chiedere informazioni su eventuali spese. Ricorderò di controllare le spese nascoste. Voglio conoscere il costo totale del prestito, non solo il tasso di interesse. Questo è molto saggio. Chiedi sempre una spiegazione completa delle condizioni del prestito prima di firmare qualcosa. Sto imparando molto sui prestiti e sui tassi di interesse oggi. Grazie per aver spiegato tutto così chiaramente. Prego, Bob. Sono felice di aiutarti. Hai altre domande? Sì, ne ho una. Puoi spiegarmi cos'è un punteggio di credito e come influisce sui prestiti? Certo, un punteggio di credito è un numero che mostra quanto sei affidabile nel restituire denaro. Si basa sulla tua storia creditizia, che include i tuoi prestiti passati, carte di credito e pagamenti. Perché è importante il punteggio di credito? Un punteggio di credito alto significa che sei un prestatore a basso rischio. Le banche sono più propense a darti un prestito a un tasso di interesse basso se hai un punteggio di credito alto. Un punteggio basso può portare a tassi di interesse più alti o addirittura a un rifiuto del prestito. Capisco. Come posso migliorare il mio punteggio di credito?
Puoi migliorare il tuo punteggio di credito pagando le bollette in tempo, utilizzando il credito in modo saggio e non prendendo in prestito troppo denaro. Controllare regolarmente il tuo rapporto di credito ti aiuta anche a correggere eventuali errori. Questo è un buon consiglio. Voglio mantenere alto il mio punteggio di credito così da poter ottenere le migliori condizioni di prestito in futuro. Sì, mantenere un buon punteggio di credito è molto importante se hai intenzione di prendere in prestito denaro. Può farti risparmiare molto in interessi nel tempo. Ho un'altra domanda. Cos'è il periodo di rimborso? Il periodo di rimborso è il tempo che hai per restituire il prestito. Può essere a breve termine o a lungo termine. Ad esempio, un prestito personale può avere un periodo di rimborso di 1-5 anni, mentre un mutuo può avere un periodo di rimborso di 15-30 anni. Capisco. Un periodo di rimborso più lungo significa rate mensili più piccole, ma potresti pagare di più in interessi in totale. Esatto. Devi trovare un equilibrio tra una rata mensile bassa e il costo totale del prestito. Voglio scegliere un prestito che si adatti al mio budget. Rifletterò attentamente sul periodo di rimborso quando prenderò in prestito denaro. È molto importante pianificare il tuo budget. Dovresti sapere quanto puoi pagare ogni mese prima di prendere un prestito. Ho intenzione di comprare un'auto presto. Dovrei considerare un prestito auto. Sì, se non hai abbastanza denaro per pagare l'auto in un'unica soluzione, un prestito auto può aiutarti ad acquistarla e a pagare nel tempo. Assicurati solo di controllare il tasso di interesse e il costo totale del prestito. Confronterò diversi prestiti e auto prima di prendere una decisione. È una buona idea. Molte banche e cooperative di credito offrono prestiti auto con tassi di interesse competitivi. Sto anche pensando di continuare la mia istruzione. Dovrei considerare un prestito per studenti. Se hai intenzione di andare all'università e hai bisogno di aiuto per pagare le tasse e le spese, un prestito per studenti potrebbe essere una buona opzione. Alcuni prestiti per studenti hanno tassi di interesse più bassi e opzioni di rimborso flessibili. Voglio sapere di più sui prestiti per studenti. Sono diversi dai prestiti personali. Sì, i prestiti per studenti sono specificamente per le spese educative. Spesso hanno vantaggi come un periodo di grazia, il che significa che non devi iniziare a pagare subito dopo la laurea. Sembra utile. Farò delle ricerche sui prestiti per studenti se decido di tornare a scuola. È importante capire le condizioni di qualsiasi prestito tu prenda. Leggi sempre le clausole in piccolo e fai domande. Mi assicurerò di farlo. Voglio essere un prestatore intelligente. Sei sulla strada giusta, Bob. Imparare sui prestiti e i tassi di interesse è il primo passo per prendere buone decisioni finanziarie. Grazie per aver spiegato tutto così chiaramente. Mi sento molto più sicuro riguardo ai prestiti ora. Prego, Bob. Sono contenta di aiutarti. Vuoi parlare di qualcos'altro riguardo ai prestiti? Sì, voglio sapere come si fa a richiedere un prestito. Qual è il processo? Il processo di richiesta di prestito di solito prevede diversi passaggi. Prima, devi scegliere un prestatore e un tipo di prestito. Poi, compili un modulo di richiesta con le tue informazioni personali, reddito e storia creditizia. Cosa succede dopo? Dopo aver inviato la richiesta, il prestatore la esaminerà. Potrebbero controllare il tuo punteggio di credito e chiedere ulteriori documenti,
come buste paga o estratti conto bancari. Quanto tempo ci vuole per ottenere un prestito? Dipende dal prestatore e dal tipo di prestito. Alcuni prestiti vengono approvati rapidamente, in pochi giorni, mentre altri possono richiedere settimane. È importante essere pazienti e fornire tutte le informazioni richieste. Capisco. E se il mio prestito viene approvato? Se il tuo prestito viene approvato, il prestatore ti darà un contratto di prestito. Questo documento mostra l'importo del prestito, il tasso di interesse, il periodo di rimborso e eventuali spese. Dovresti leggerlo attentamente prima di firmare. E poi ricevo i soldi. Sì, una volta firmato il contratto, il prestatore trasferirà i soldi sul tuo conto bancario. Potrai quindi usarli per il tuo scopo, come comprare un'auto o pagare per la scuola. Sembra semplice, ma farò attenzione a leggere tutto prima. È molto importante capire le condizioni del prestito prima di accettare. Non firmare mai un documento che non comprendi. Ricorderò questo. Voglio assicurarmi di sapere a cosa sto accettando. Buona fortuna con i tuoi futuri prestiti, Bob. Sono sicura che farai scelte intelligenti. Grazie, Alice. Ho imparato molto oggi sui prestiti e sui tassi di interesse. Sono felice di aiutarti. Hai altre domande finali? No, penso di aver coperto tutto. Ora mi sento più sicuro riguardo al prendere in prestito denaro. È fantastico da sentire. Ricorda, fai sempre le tue ricerche e fai domande prima di prendere in prestito. Lo farò. Grazie per il tuo tempo e per aver spiegato tutti questi dettagli. Lo apprezzo davvero. Prego, Bob. Ho apprezzato la nostra conversazione. Buona giornata. Anche a te, Alice. Arrivederci. Arrivederci. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.